Ci vogliono solo 300 secondi. 5 minuti esatti da quando un liquido trasparente brucia sulla tua lingua a quando inizia a spegnere, uno ad uno, i miliardi di interruttori nella tua testa. L'etanolo. Una molecola così piccola, così semplice, eppure capace di alterare la struttura più complessa dell'universo conosciuto. Il tuo cervello. Quello che stai per vedere non è una metafora. È biologia pura tradotta in milioni di particelle luminose. Prima di iniziare la nostra discesa, una promessa. Questo viaggio molecolare è a puro scopo educativo e illustrativo. Vogliamo mostrarti esattamente, senza filtri e senza giudizi, cosa accade nel tuo organismo a livello cellulare. Non promuoviamo né incoraggiamo l'uso di alcuna sostanza. La conoscenza è l'unico vero scudo che possiedi. Ora abbassiamo le difese. Il primo sorso è appena sceso nello stomaco. Immagina di ingoiare un pezzo di pane. L'etanolo non ha bisogno di essere digerito e viene assorbito direttamente dalle pareti dello stomaco e dell'intestino tenue. Sebbene il fegato sia il principale organo responsabile del suo metabolismo, l'etanolo no. L'etanolo è un fantasma chimico. È solubile in acqua e nei grassi. Non ha bisogno di essere digerito. Scivola letteralmente attraverso le pareti del tuo stomaco e del tuo intestino tenue. Il 20% entra nel sangue quasi all'istante. Le porte sono spalancate e l'invasione è appena iniziata. Una volta attraversata la parete, l'etanolo cade direttamente nel torrente sanguigno. È l'autostrada più veloce del tuo corpo. Pompato dalla forza bruta del cuore, viaggia a una velocità incredibile. Miliardi di molecole di etanolo si mescolano ai tuoi globuli rossi, viaggiando verso ogni organo, ogni muscolo, ogni cellula. Ma il loro vero bersaglio è uno solo: l'organo che consuma il 20% della tua energia. La sala comandi. Il tuo cervello è protetto da una fortezza inespugnabile: la barriera ematoencefalica, un filtro microscopico che blocca tossine, batteri e veleni, lasciando passare solo ossigeno e nutrimento. È un sistema di sicurezza perfetto, o quasi. L'etanolo è così piccolo che passa attraverso le maglie di questa rete senza nemmeno rallentare. La barriera ematoencefalica per l'alcol semplicemente non esiste. L'assedio è silenzioso e ha inizio adesso. Benvenuto nella fessura sinaptica, lo spazio vuoto dove i tuoi neuroni comunicano. Qui operano due forze opposte. Il primo è il GABA, il neurotrasmettitore che rallenta i pensieri e ti fa rilassare. Immaginalo come il pedale del freno del tuo cervello. L'etanolo si aggancia ai recettori del GABA e ne potenzia l'azione, aumentando l'effetto inibitorio del GABA. È come se qualcuno avesse appoggiato un blocco di cemento sul pedale del freno della tua auto. I neuroni iniziano a rallentare, i segnali si fanno deboli. Ti senti calmo, rilassato. Ma è un'illusione meccanica. Contemporaneamente, l'alcol compie il suo secondo attacco. Prende di mira il glutammato, il neurotrasmettitore dell'energia, della memoria e della velocità. Il pedale dell'acceleratore. L'etanolo si piazza davanti ai recettori del glutammato, bloccandone l'ingresso. Non solo hai il freno premuto al massimo, ma ora il cavo dell'acceleratore è stato tranciato. Il tuo cervello sta letteralmente abbassando i giri del motore. Tutto diventa pesante, letargico, soppresso. Se il cervello si sta spegnendo, perché bere ci fa sentire inizialmente euforici e felici? La risposta è una bugia chimica. Mentre l'alcol deprime il sistema, stimola temporaneamente una zona specifica, il centro della ricompensa. Causa una piccola, improvvisa inondazione di dopamina e serotonina. Le molecole del piacere. È un trucco biologico. Il tuo cervello ti sta premiando, facendoti sentire invincibile proprio nel momento esatto in cui sta perdendo le sue capacità primarie. Stai sorridendo
mentre la nave affonda. La prima area a cadere sotto il peso dell'etanolo è la corteccia prefrontale. È il CEO del tuo cervello, la parte che gestisce la logica, la pianificazione e soprattutto l'inibizione. Quella voce che ti dice «forse non dovresti dire questa cosa» o «è una cattiva idea». Con i freni bloccati e l'acceleratore rotto, questa regione si oscura. Diventi più socievole, più loquace, più impulsivo. Hai appena licenziato il tuo direttore generale. Continuando a bere, la concentrazione di alcol nel sangue sale. L'onda chimica raggiunge il cervelletto, la struttura alla base del cranio responsabile del movimento e dell'equilibrio. I miliardi di calcoli al secondo necessari per farti camminare dritto o toccarti il naso vengono interrotti. I segnali elettrici diventano caotici. I muscoli ricevono istruzioni in ritardo o sbagliate. La gravità sembra improvvisamente più forte. Il mondo inizia a girare. Nel profondo del cervello, l'ipotalamo subisce un colpo critico. Normalmente produce un ormone chiamato vasopressina, che dice ai tuoi reni di trattenere l'acqua. L'alcol disattiva questo interruttore. Di colpo, le dighe si aprono. I tuoi reni iniziano a espellere acqua molto più velocemente di quanta ne introduci. Stai bevendo litri di liquidi, ma ti stai disidratando a una velocità allarmante. È un paradosso letale per le tue cellule, che iniziano a raggrinzirsi chiedendo disperatamente idratazione. Se la dose è massiccia, si arriva al blackout. L'alcol inonda l'ippocampo, la fabbrica dei tuoi ricordi. Questa struttura è fondamentale per il consolidamento della memoria, convertendo le informazioni dalla memoria a breve termine in memoria a lungo termine. È il nastro registratore della tua vita. L'etanolo satura l'area a tal punto che i neuroni non riescono più a formare nuove connessioni fisiche. Tu continui a parlare, camminare, agire, ma il nastro si è fermato. Domani non ricorderai nulla, semplicemente perché quei ricordi non sono mai stati scritti. Mentre il cervello sprofonda nel caos, c'è un organo che sta combattendo una guerra disperata per salvarti la vita. Il fegato. È la tua centrale di depurazione chimica. Enzimi instancabili afferrano le molecole di etanolo per distruggerle. Ma c'è un problema terribile. Il primo passo di questa scomposizione trasforma l'etanolo in acetaldeide, una sostanza fino a 30 volte più tossica dell'alcol stesso, un veleno puro che danneggia il DNA e infiamma i tessuti. Il tuo fegato ha un secondo enzima per eliminare questo nuovo veleno, ma può processare solo una quantità limitata di alcol all'ora, circa un bicchiere. Se bevi più velocemente, l'acetaldeide si accumula nel sangue. È questa tossina che provoca nausea, mal di testa pulsante e battito accelerato. Il tuo corpo si sta letteralmente avvelenando dall'interno perché la sua fabbrica di smaltimento non riesce a tenere il passo con le tue decisioni. Arriva il mattino. L'alcol è finalmente uscito dal sistema, ma il risveglio è un incubo. Perché? Ricordi il freno e l'acceleratore? Quando l'alcol ha bloccato il cervello, il tuo sistema nervoso ha cercato di difendersi. Ha aumentato drasticamente i recettori dell'acceleratore per compensare. Ora che l'alcol è sparito di colpo, il freno viene rilasciato, ma l'acceleratore è bloccato al massimo. Il tuo cervello va in sovraccarico elettrico. Luci troppo forti, suoni troppo alti, ansia estrema. È l'effetto elastico. Ci vorranno ore, a volte giorni, prima che i recettori vengano smantellati e l'equilibrio chimico torni alla normalità. Il fegato smaltirà le ultime tossine. L'acqua tornerà a idratare le cellule. Il cervello, una macchina di resilienza assoluta, si riavvierà. Ricorda, questo video è solo per farti capire cosa succede dentro di te a livello molecolare.
Se senti che l'alcol sta prendendo il controllo del tuo viaggio, non esitare a chiedere aiuto a un medico o ai servizi del tuo territorio. Il tuo corpo è un capolavoro biologico di ingegneria cosmica. Merita di essere compreso. Io sono Renderium. E questa era la chimica invisibile delle tue scelte. Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo intorno a te.